Cari amici, ma soprattutto amiche, benvenuti nella mia nuova rubrica denominata Book Crossing, dove vi proporrò settimanalmente i libri che mi sono rimasti nel cuore e nella mente. Oggi vi parlerò di quello che per me è un capolavoro assoluto, ovvero La collina dei conigli, un romanzo scritto da Richard Adams nel 1972. La leggenda narra che trae origine da una storia inventata dall'autore per le sue due figlie e solo in seguito trascritta. Il libro racconta l'avventura di un gruppo di conigli che sfuggono alla distruzione della loro conigliera e vanno in cerca di un posto migliore in cui vivere, incontrando pericoli e tentazioni nel corso del loro lungo viaggio. Anche se inizialmente Adams ebbe difficoltà a trovare un editore, il romanzo ebbe un grande successo e ottenne diversi premi. Da esso furono tratti anche un pregevolissimo film d'animazione, in grado ancora oggi di commuovermi, una serie animata, mai arrivata in Italia, e una miniserie animata. Nel 1996 Adams pubblicò un seguito, una raccolta di 19 racconti dal titolo La collina dei ricordi, che ad oggi non ho ancora letto. A dispetto dei protagonisti e della linearità del racconto, ogni pagina è approfondita e avvincente fino alla fine del romanzo. Non una vera favola per bambini, ma un'epopea moderna. Nella conigliera di Stanford, Quintiglio, un coniglio giovane e minuto, ha una terribile visione che preannuncia l'imminente distruzione della loro casa. Quintiglio e suo fratello maggiore Moscardo non riescono a convincere il coniglio capo che è necessario fuggire. I due, allora, decidono di partire insieme a pochi compagni, Parruccone e Argento, due robusti ufficiali, Mirtillo, un coniglio ingegnoso e intelligente, Dente di Leone, velocissimo nella corsa e abile narratore, Nicchio, piccolo e pauroso, Smerlotto, piuttosto tardo, Romolaccio, duro e gagliardo, Lampo e Ghianda, due conigli dall'aria patita, timida e guardinga. Moscardo assume la guida del gruppo e si avvia attraverso un territorio sconosciuto, mostrando coraggio ed equilibrio. I fuggiaschi incontrano Primula Gialla, un coniglio dai modi curiosi, il quale propone ai nostri amici di unirsi alla sua conigliera. Ed è così che il gruppo di conigli selvatici in fuga, guidati da Moscardo sotto gli impulsi visionari di Quintiglio, giungono presso una comunità di paffuti conigli sempre tristi. Lo stesso Quintiglio ci mette poco ad inquadrare la situazione. C'era una volta una bella conigliera ai margini del bosco, antistante a una distesa di verdi pascoli. Era grande e piena di conigli. Poi un giorno arrivò la moria e la spopolò. Solo pochi conigli sopravvissero. Quasi tutte le tane erano vuote. Allora il contadino ragionò: posso aiutarli a crescere di numero, quei conigli, e poi farne roba mia, delle loro carni, delle loro pellicce. Perché darmi briga di metterli in gabbia? Poi il contadino uccise i predatori dei conigli e sparse il cibo, ma non vicino alla conigliera, tanto per abituarli ad andare in giro per i campi ed il boschetto. E poi cominciò a mettere le trappole, non troppe, quante gliene bastassero, e comunque non tante da spaventarli al punto da farli migrare altrove o decimarli. Essi allora divennero grandi e robusti, crepavano di salute, assicurati ad una vita senza pericoli, tranne ovviamente il nodo scorsoio presso il varco della fratta e lungo il sentiero del bosco. Quindi essi vivevano come lui desiderava vivessero. Ogni giorno mancava qualcuno all'appello. Allora questi conigli divennero strani e diversi dagli altri conigli e sapevano benissimo cosa capitava a tanti dei loro compagni, ma facevano finta, anche con se stessi, che tutto andava nel migliore dei modi, perché il cibo era ottimo, perché erano protetti e non avevano nulla da temere, tranne una cosa, e la cosa colpiva quella, a casaccio, ma soltanto qualcuno alla volta. Essi dimenticarono le maniere dei conigli selvatici, gli antichi dei, dal momento che abitavano nella terra del nemico e gli pagavano regolare tributo. Escogitarono altre forme artistiche che pigliassero il posto delle vecchie novelle. Impararono a danzare ritualmente, a cantare come uccelli, a formare figure sul muro e benché tutto ciò non servisse proprio a niente, li aiutava a passare il tempo, li esaltava, dava loro l'illusione di essere grandi, magnifici, il fior della coniglietà. Poi arrivarono cantanti, poeti, bellissimi e malati come galle di quercia, come bacche velenose, e poiché non potevano sopportare la verità, questi cantori, questi vati, che altrove avrebbero distribuito la saggezza, gli oppressi dal terribile segreto di quella conigliera, vomitavano invece follia eloquente, predicando dignità e rassegnazione. Insomma, tutto ciò che potesse far credere che in fondo i conigli l'amavano, quel laccio di lucente fil di ferro.
Parruccone si salva a pelo da una trappola e i conigli sconvolti e spaventati dalla situazione ripartono insieme a Ribes, un coniglio fuggito dalla conigliera di Primula. I conigli raggiungono la sommità della collina di Watership, sorta di terra promessa delle visioni di Quintiglio, e vi si stabiliscono. Qui vengono raggiunti da due conigli di Stanford, Pungitopo e Campanula, che raccontano come la conigliera d'origine sia stata distrutta dagli uomini, confermando lo spirito profetico di Quintiglio. Sul colle i conigli incontrano un gabbiano ferito di nome Kiar e diventano amici. Finalmente insediati, i conigli sanno bene che la nuova conigliera è destinata a estinguersi, visto che tra di loro non vi sono femmine. Con l'aiuto di Kiar scoprono un'altra grande conigliera a una certa distanza, chiamata Efrafra, e decidono di organizzare una missione, guidata da Pungitopo, per convincere alcune femmine ad aggregarsi a loro. Nonostante il carattere della missione sia pacifico, la delegazione portavoce viene accolta in malo modo e loro malgrado resi prigionieri, come scopriranno essere tutti i conigli residenti. Infatti questi ultimi, a differenza dei precedenti, non sono controllati esternamente da nessuno, bensì si autogovernano con un sistema totalitario che ne ha garantito la prosperità. In esso nessuno è padrone della propria vita, in cambio della sicurezza, ovviamente. Essi sono marchiati sin da piccoli e divisi a settori, ognuno ha i propri compiti ben definiti e le ore d'aria vengono scelte dal sistema centrale. Tutti devono fare i bisogni in apposite buche e possono passare giorni interi senza vedere la luce del sole. Ormai sono abituati a giocare, conversare, persino accoppiarsi in tane sotterranee. Ovviamente buona parte di loro non riescono a far altro che quello che gli dicono di fare. L'unica aspirazione che hanno è quella di salire la scala sociale ed entrare nelle grazie del potere per goderne i benefici e privilegi. In questo posto i conigli muoiono di vecchiaia, se non vengono uccisi prima dal loro stesso sistema di comando. La delegazione riesce comunque a fuggire, mentre i loro compagni nel frattempo hanno la malaugurata idea di effettuare un'incursione alla vicina fattoria del noceto per liberare alcune coniglie domestiche. L'incursione riesce, ma Moscardo viene ferito gravemente e disperso e si salva soltanto grazie alla preveggenza di Quintiglio. Il successo dell'incursione alla fattoria porta però nel gruppo solo due femmine e Moscardo progetta un piano per tornare a Efrafra più organizzati al fine di liberarne altre con un'astuzia. Da qui in poi non vi dico più niente perché questo capolavoro merita di essere letto e non spoilerato. Vi consiglio anche, seppur non può competere con il libro, e vi sono parti omesse o cambiate, anche l'omonimo film cartone animato del 1978, non adatto ai bambini piccoli, abbastanza crudo, con una poetica visiva e sonora unica. E lo potete vedere gratuitamente su YouTube. La collina dei conigli di Richard Adams è un libro intramontabile, un libro sulla libertà e sull'amicizia. Insieme al film vi darà emozioni che vi resteranno nel cuore per tutta la vita. La collina dei conigli è sì un classico, ma non delle favole, è un classico della letteratura. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se questo contenuto vi è piaciuto supportatemi iscrivendovi al canale. Alla prossima! Generation X. If your heart fails you, Candide.